Ciao a tutti e benvenuti su 3D Skill Up. Io sono Francesco Saviano e oggi ho un trucco speciale da condividere con tutti voi appassionati di Blender. Questo tutorial è dedicato a coloro che hanno già familiarità con il proportional editing di Blender, uno strumento potente che consente di modificare un singolo vertice influenzando allo stesso tempo altri vertici vicini. Ma cosa succede se non vogliamo che alcuni vertici vengano influenzati? Oggi vi mostrerò un trucco molto utile per nascondere quei vertici indesiderati, un po' come si fa con la maschera nello scripting. Prima di iniziare, se vi piace il contenuto del canale e volete vedere più tutorial e trucchi su Blender, assicuratevi di iscrivervi e di cliccare sulla campana per ricevere le notifiche. E ora, senza ulteriori indugi, iniziamo! Facciamo una breve rivisitazione di come funziona il proportional editing in Blender. Quando muoviamo un singolo vertice, per esempio, i vertici non selezionati entro un certo raggio si muoveranno proporzionalmente rispetto alla posizione dell'elemento selezionato. Questo strumento è estremamente utile quando abbiamo bisogno di deformare in modo uniforme la superficie di una mesh densa. Per attivare il proportional editing possiamo semplicemente premere il tasto O sulla nostra tastiera o fare clic sull'icona del proportional editing nell'header della 3D viewport. Ricorda che possiamo anche regolare il raggio di influenza del proportional editing ruotando la rotellina del mouse o usando i tasti Page Up e Page Down. Ora arriviamo al punto di questo tutorial: come nascondere specifici vertici in modo che non vengano influenzati dal proportional editing. Questo può essere molto utile in alcune situazioni specifiche, anche se molto spesso l'uso del raggio di influenza del proportional editing è sufficiente. Innanzitutto vogliamo selezionare i vertici, gli spigoli o le facce che non vogliamo che vengano influenzati dal proportional editing. Possiamo fare questo in Edit Mode utilizzando gli strumenti di selezione standard di Blender. Una volta che abbiamo selezionato la parte della mesh che vogliamo proteggere, premiamo il tasto H sulla tastiera. Questo nasconderà la selezione rendendola immune all'effetto del proportional editing. Ora possiamo procedere con la nostra modifica utilizzando il proportional editing come al solito. Vedrete che la selezione nascosta non viene influenzata da queste modifiche. Una volta che avete finito le modifiche è possibile svelare di nuovo la selezione premendo Alt più H. Vedrete che i vertici, gli spigoli o le facce che avete nascosto sono esattamente come li avete lasciati. Ricordate che questo trucco non è sempre necessario. Molto spesso, infatti, l'uso del raggio di influenza del proportional editing sarà sufficiente per ottenere l'effetto desiderato. Tuttavia, in certe situazioni, questo trucchetto può essere molto utile. Vi invito quindi a sperimentare e vedere come può adattarsi al vostro flusso di lavoro. Bene, questo conclude il nostro tutorial di oggi. Abbiamo visto come utilizzare questo semplice trucco per nascondere specifici vertici, spigoli o facce in Blender in modo che non vengano influenzati dal proportional editing. Se avete trovato utile questo video, vi invito a mettere mi piace e di condividere con i vostri amici e colleghi. E se non siete già iscritti a 3D Skill Up, vi invito a farlo per non perdere i futuri tutorial e consigli su Blender. Se avete domande o avete bisogno di ulteriori chiarimenti su qualcosa che è stato coperto oggi, non esitate a lasciare un commento qui sotto. Grazie mille e buona modellazione a tutti!